Ciao ragazzi, sono ancora in compagnia col mio amico Freddy che ci proverà a introdurre un suo nuovo esperimento, un suo nuovo gioco musicale. E quindi Freddy, se vuoi Sì, sì, sì. cominciare, siamo Eh, ansiosi di allora, sentire. allora, il musicramma effettivamente è uno strumento veramente miracoloso, secondo me, perché usa la fantasia e anche la casualità a volte, che a me piace tantissimo in realtà nella musica, perché non ci si lega degli stereotipi che molto spesso nella Ti musica aiuta a troviamo. uscire un po' dagli schemi. Assolutamente sì. Quindi questo nuovo esperimento è quello della costruzione di una scala un po' particolare. ehm, e vede sempre la specularità in realtà della parte destra con la parte sinistra del musicramma. E questa è un po' la cosa interessante di questo strumento. Non è un concetto nuovo, perché nell'armonia moderna di questo se ne è già Certo, parlato, però però diventa la portata di tutti è lo anche, strumento in sé per sé che lo rende una cosa, a mio avviso, estremamente semplice è da fruibile, è pensare e fruibile. fruibile. Quindi partiamo dal nostro La, che è una bellissima nota che tutti adoriamo. E proviamo a fare una scala utilizzando non una struttura canonica. Usiamo un tono, un semitono, un altro semitono, ok? Quindi tono, semitono, semitono. Poi riproponiamo Il il tono, tono, ok. ok? Quindi Perfetto. hai completato la prima parte. Ecco, vedete che come un cervello noi l'abbiamo diviso in due parti, emisfero destro ed emisfero sinistro. Ora proviamo a riportare la stessa identica cosa, Ah, speculare, dall'altra parte e vediamo cosa succede. Quindi di nuovo il tono. tono, di nuovo il semitono e di nuovo il semitono. Ah, ottimo. Ok? Sì, Vedi che scala strana effettivamente, sì, anche che questa. viene fuori? Quindi viene fuori una scala che ha una struttura di tono, semitono, semitono, tono, Tono. Poi tono, semitono, semitono, tono. tono. Un Interessante. po' particolare, Sì. no? Non è che tutti i Vuoi giorni. farcela sentire come suona di per sé? Sì, sì, sì. Allora, Giusto così sentiamo che vediamo, suono. vediamo un attimino dalla nota là. O Oppure preferisci da. facciamo un Ah, ok. esperimento. Giriamo, invece di partire da là, giriamo, andiamo al Al do. do, vai, che Andiamo al e do. anche questo è abbastanza E tra usuale. l'altro è bellissimo questa metodologia perché questa possibilità più che Sì. metodologia di costruire una scala in una tonalità e poi Adattare. automaticamente girando semplicemente la nostra ruota centrale Adattarla a qualsiasi. adattiamo in qualsiasi tonalità Ok. fondamentalmente. Quindi anche questo secondo me non è da sottovalutare come aspetto di questo strumento. Ok. Oh, Quindi, vediamo un po' se riesco a suonarla perché è veramente strana. Allora, hai tono, semitono, semitono. quindi scusami, tono, semitono, semitono, Tono, giusto? Sì, semitono, sì, 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 semitono, perfetto, giusto? Perché perfetto, sapete sì, che sì. nessuno è malato imparato, soprattutto con delle cose che non si sono mai fatte. Esatto. Ok, poi hai il fa diesis che avrà la stessa struttura, Sì, quindi avrà sempre il tono, il semitono e il semitono. esatto. E Ma poi guarda che torna. strana scala viene fuori, guardate bene. Wow. E poi torna sul do. Sì, eh beh, certo, perché Quindi dopo per fondamentalmente dopo circolarità. sarebbe di nuovo questo, poi questo Sì, e poi di nuovo questo. sì. Quindi la scala suonerebbe in questo modo qua. Ok. Mm? Quindi, Bene, quindi è difficile già in partenza, eh, però è un esperimento, sì, quindi come ogni esperimento bisogna cercare di capire cosa trarne cioè, da questo infatti esperimento. immagino che adesso ci sarà la cosa interessante, sarà Allora, creare delle. esatto, quindi come sappiamo la nostra scala ci dà la possibilità di generare triadi o quadriadi, ok? Esatto, Ora in questo caso abbiamo tante note a nostra disposizione assolutamente. che secondo me ad occhio possono Beh, vedo generare. un La minore, se mi posso Sì, permettere. Eh? certo, Allora, tipo, se faccio certo. La, Proviamo a Do, costruire Mi, qualcuno. ok, così partiamo Ok. con una cosa. Addirittura, se vogliamo aggiungere Uh, La minore, La major minore major 7. 7. La minore, ok, con la Ok. settima maggiore. Però dopo Però, vediamo, insomma, tanto ok, generiamo degli accordi un po' più semplici. ok. Poi cosa potremmo generare ancora? Ma se teniamo in Allora, comune, vedo un Re 7. ok.
Sì, perché mantenendo poi delle note in comune si vede certo. anche quello di mantenere delle note in comune per creare per fare collegamenti viaggiare. armonici, collegamenti Esatto, armonici. Quindi collegamenti armonici. Re, Fa diesis, La, Do è un perfetto Re7. Quindi Perfetto. tipo La minore, Re7, suonati come solitamente. Certo. Poi proviamo a usare una nota apparentemente strana, cioè apparentemente, insomma, guarda, Sol abbiamo diesis. Sol diesis. Quindi manteniamo le altre note come vedete, Noi stiamo spostando una nota per volta. Ok. Cioè, Quindi Sol diesis. Do, che però se lo chiamo Si diesis mi diventa una terza maggiore. sì, del Sol diesis, Guarda, sì. potremmo essere Esattamente. o un Sol diesis 7. Sol diesis 7, esatto. Diesis. Quindi ripercorriamo comunque, utilizziamo un accordo che conosciamo abbastanza bene. E poi c'è uno dei miei preferiti che vedo subito, che è il quadrato, cioè l'accordo diminuito. L'accordo diminuito. Che potrei chiamare in 4 modi diversi. Ogni nota potrebbe essere la tonica. Esatto. Bene. Ma senti, allora, facciamo una prova, proviamo ad unire questi. Allora, abbiamo detto, siamo partiti dalla minore. Siamo partiti da un La minore. Quindi da qua con forse, non so se. Quindi La minore. Beh, la scala ci indicherebbe anche di usare questi. Ok. Questo passaggio che ricorda un po' la Esatto. musica latin, diciamo così, è interessante. Esattamente. Poi avevamo trovato, se non sbaglio, un Re7. Il Re settima. Quindi eravamo scesi qua. Ok. Esatto. Lo suoni così? Sì, utilizzo Quindi parte, Fa diesis. Quindi suoni il Fa diesis, il Do, il Re, il La non lo tieni, ma ce l'avresti anche a vuoto, ma poi dopo. Esattamente. Come basso si potrebbe usare. Poi siamo andati a detto il Sol diesis. Ok, perfetto. Quindi, Sol cosa del diesis genere? 7. Sì, perché il Re diesis salito. Ok. E poi abbiamo detto il La diminuito. il La diminuito. Quindi da qua mi basta poi fare questo passaggio. Esatto, che ha 3 note in comune. Sì, assolutamente. Quindi da Quindi qua usiamo a solo qua, il basso. assolutamente. Dai, cosa fai? Provi a costruire un Io arpeggio? sì. Prova a vedere cosa salta. Ok, col major 7. Re 7. Poi avevamo detto Sol diesis. Ok. Poi avendo le note in comune, tu puoi rimanere Siamo solo fermo basso, al basso. fondamentalmente. Allora, senti, facciamo una cosa, io ti provo a fare gli accordi. Dai. Quindi La minore, vediamo cosa salta fuori. Quindi ripeti come. Dai, da capo. Dimezziamo questi due. Qui. Scusami. Sì. Ma era solo per mantenere pari il giro. E finiamo sulla. Yeah, bello. Interessante. Sì. Ma quindi, bene, quindi tu dici si può comporre esplorando, no? Armonie, triadi, quadriadi o anche altre cose, cioè magari si potrebbero aggiungere anche le none, insomma addizioni all'accordo in base assolutamente, quindi interessante. Sì. E mantenendo delle note fisse, quindi ogni volta che uno struttura un accordo basta che anche ne cambi una o due, esatto. Cambia il nome, però cercando di mantenere almeno un paio di note magari in comune, perché in questo modo, appunto, come dicevi tu prima, per la composizione è molto interessante, perché effettivamente ti suggerisce delle cose inusuali e ci arrivi in maniera, cioè uscendo veramente dagli schemi, dai preconcetti che comunque anche un musicista esperto come te può avere, fiate, sicuro. Sì, perché, insomma, è un gioco fondamentalmente, cioè uno si alza la mattina e inizia a muovere degli elastici, certo. fondamentalmente, e cercare di sperimentare davvero. Senti, ma da un punto di vista invece improvvisativo, cioè allora abbiamo improvvisato un'armonia, ma se tu volessi provare a improvvisare in maniera melodica, ad esempio io prima, mentre tu stavi facendo
gli arpeggi notavo delle armonie alla cui progressione simmetrica, tipo se io parto da un Do, Mi, Fa diesis e Si bemolle, mi trovo un Do7 con la quinta bemolle. Sì, Do7 e quinta bemolle, che potrei suonare così. sì. I chitarristi conoscono bene. Ok. Ok? Poi vedevo, mantenendo delle note in comune anche, il Fa diesis, ok? Con l'undicesima Con avevi? il Sol diesis, cioè mi Con la costruivo, esatto, un Fa diesis 7, in realtà lo suono così però, guarda, Fa diesis, la diesis, terza maggiore, la sua settima e la nona, quindi cioè un Fa diesis settima senza la quinta, che comunque Ok. non va a influire, Ok, quindi ok. lo suono, Ok. quindi magari ho questa progressione. E dato che vedo una simmetria, allora ho notato che potrei fare Re, Fa diesis, sempre un Re7 con l'undicesima, guarda. Quindi vedi che... Tieni tutti alterati Sì, comunque, eh? un Tutti Re7 accordi, alterato e tutti a questo accordi. punto salterà fuori anche un Sol come prima, il Fa diesis 7-9, avrò un Sol Ok. diesis 7-9, quindi... Ok. Quindi comunque un'armonia complessa, eh? Sì, Cioè, assolutamente. nel senso che non è che si sta parlando di suonare su un giro No, qua armonico siamo in uno stadio semplice, sicuramente avanzato. perché ci sono tante note che delle addizioni, che però delle addizioni che possono rimanere nella stragrande maggioranza su degli accordi comunque Sì, alterati. siamo Sì, sicuramente accordi in di uno che sta settimo, di sperimentando dominante. sonorità. Quindi, ad Esatto. esempio, se io metto insieme questi quattro accordi, ho questo Do7 con l'undicesima diesis che va a Fa diesis 7-9, Sì. Re. Puoi provare Ok. a improvvisare? Ma Vediamo? vediamo un po' cosa ci può venire fuori. Io ripercorro la scala Sì, che ho fatto cioè, prima. sì, provi, Ok? ci Vediamo un po'. giochiamo un po', dai. Vediamo un po'. Yeah. Certo, particolare, E bisogna mica prendere, facile. non è facile, Beh, bisogna sì. prenderci Adesso a abbiamo mano. improvvisato, proprio improvvisato. Verso la Il tutto. parola. Beh, Sì, comunque voglio esattamente. dire, poi uno si deve poi anche prendere il tempo per Sì, magari studiare. suonare più melodico, più esatto. Intanto abbiamo proprio buttato sulla scala su questo giro di accordi. Comunque ho notato che quando tu poi hai una diteggiatura nuova, hai la difficoltà iniziale di apprendere la diteggiatura nuova, poi anche l'improvvisazione Sì, diventa davvero un'improvvisazione a quel punto sì, lì in realtà, perché non non hai hai quei strutturato, meccanismi. non hai dei meccanismi Esatto. che è nelle dita. Ecco, Quindi nelle nella dita proprio. difficoltà iniziale però si trova anche l'idea di essere più creativi, proprio E spontanei perché è anche, spontanei, e esatto. spontanei, Quindi sì. diciamo che ecco, anche da quel punto di vista lì si può sperimentare. Assolutamente, tantissimo, tantissimo. Va bene, Federico, grazie ancora per il tuo grandissimo aiuto Grazie a e il te. tuo bellissimo esperimento. Ci vediamo al prossimo incontro. Ciao a tutti.